Ciao, sono Cecilia, una delle 3 insegnanti del canale di Colibrì. In questo video facciamo un test di livello B1 sulla grammatica. Ti farò 15 domande e dovrai trovare la risposta giusta. Questo video è utile per capire se sei pronto o pronta per fare l'esame B1 per la richiesta di cittadinanza italiana. Prima di iniziare, segui il nostro canale e metti mi piace a questo video. Hai fatto? Sul nostro canale puoi trovare tanti video di italiano utili per migliorare e anche tanti video specifici per l'esame B1 per la richiesta di cittadinanza italiana. Iniziamo con il test. È un test di 15 domande. Le prime sono un po' più facili e le ultime sono più difficili. Sono tutte domande di grammatica di livello B1 che devi conoscere per essere tranquillo il giorno dell'esame. Ogni frase ha 3 possibili risposte, 3 opzioni. Devi scegliere la risposta corretta. Se è troppo veloce puoi mettere in pausa e ci puoi pensare. Alla fine del video fammi sapere quante risposte giuste hai fatto su 15. 1. Ieri ho cenato al ristorante con moglie e i miei figli. A. La mia. B. Mia. C. Le mie. La risposta corretta è la B, mia moglie. Infatti, in italiano, quando abbiamo un aggettivo possessivo, mia, tuo, suo, e un nome di famiglia singolare, non usiamo l'articolo. Solo in questo caso non usiamo l'articolo, perché in tutti gli altri casi c'è l'articolo, ma se c'è un nome di famiglia singolare, moglie, marito, figlio, non mettiamo l'articolo, si dice mia moglie, non la mia moglie. 2. La insegnante è giovane ma molto preparata. Opzione A, nuova. B, nuovo. C, nuove. L'opzione corretta è la A, nuova. Qui siamo nel caso dell'accordo del gruppo nominale, articolo, nome, aggettivo. In questo gruppo dobbiamo mettere tutto d'accordo, quindi o tutto femminile, o tutto maschile, o tutto singolare, o tutto plurale. Come facciamo a capire se il gruppo è femminile, maschile, singolare o plurale? Grazie all'articolo. L'articolo la ci fa capire che siamo nel femminile singolare, quindi l'aggettivo sarà nuova. Anche se la parola insegnante finisce con la E, siamo nel femminile singolare. 3. Sto studiando perché tra giorno ci sarà l'esame. Opzione A, alcuni. Opzione B, pochi. Opzione C, qualche. La risposta corretta è la C, qualche giorno. La parola qualche è una parola un po' particolare. Ricordatevi che anche se il significato di qualche è plurale, qualche significa un po', quindi non è un significato singolare, è un significato plurale. Ricordatevi però che regge sempre il singolare, quindi dopo la parola qualche dobbiamo mettere un singolare. Qualche giorno. Non posso dire alcuni giorno perché invece la parola alcuni e anche la parola pochi vogliono il plurale. 4. La settimana scorsa un telefono nuovo. Opzione A, compravo. B, avevo comprato. C,
ho comprato. La risposta corretta è C, ho comprato. Siamo nel caso dell'uso del passato prossimo. Quando un'azione è al passato, è un'azione finita ed è un'azione con un tempo preciso, quindi la settimana scorsa, usiamo il passato prossimo. Ho comprato. 5. In Italia si mangia molta pasta. Mm-mm. Nel mio paese si mangia molto riso. A. Invece. B. Infatti. C. Quindi. La risposta corretta è A. Invece. Invece è una parola che usiamo quando vogliamo unire due frasi che però hanno un significato opposto. Quindi dico qualcosa nella prima frase e nella seconda dico qualcosa di diverso, di opposto. La parola invece è come dire al contrario, a differenza. 6. Da piccola, sempre con i nonni al mare in estate. Opzione A, sono andata. B, andavo. C, andrei. La risposta giusta è B, andavo, perché siamo nel caso del passato e parliamo di una abitudine, di una routine che non è precisa in un momento specifico del passato. E in questo caso usiamo il passato imperfetto. Andavo, facevo, guardavo per parlare di abitudini nel passato. 7. Di solito vado al lavoro, macchina. A, in la. B, con. C, con la. La risposta giusta è C, con la. Quando parliamo dei mezzi di trasporto con il verbo andare, possiamo usare due preposizioni. Possiamo dire vado al lavoro in macchina, ma in questo caso non c'è l'articolo, non dico in la macchina, solo in macchina. Oppure posso usare la preposizione con. Se uso la preposizione con serve l'articolo, quindi vado al lavoro con la macchina. In treno o con il treno. In bicicletta o con la bicicletta. 8. Se ho bisogno di comprare le medicine, vado farmacia. A, in. B, alla. C, nella. La risposta giusta è A, in. Le preposizioni in italiano sono difficili. Ci sono poche regole, però ora vi dico una regola delle preposizioni con il verbo andare. Quando usate il verbo andare e c'è un negozio, un'attività, diciamo, che finisce con ia, la preposizione è in. Vado in farmacia, vado in libreria, vado in gelateria, pizzeria e anche per le parole che finiscono con teca, sempre in. Vado in biblioteca, vado in ludoteca, vado in discoteca. 9.
fare un mese di vacanza in Portogallo la prossima estate. Opzione A: mi piace. B: mi piaceva. C: mi piacerebbe. La risposta corretta è la C: mi piacerebbe. In questa frase stiamo parlando di un desiderio, qualcosa che non si è ancora realizzato nel presente. Quindi si usa il condizionale. Mi piacerebbe, è un mio desiderio. Non possiamo usare mi piace perché mi piace lo usiamo per qualcosa che abbiamo già ottenuto nel presente. Se io dico mi piace andare in vacanza in Portogallo, significa che ho già fatto questa esperienza. Ma nella frase che abbiamo qui è un desiderio, quindi mi piacerebbe. 10. Mentre a casa ho incontrato Lucia. A: sono tornato. B: tornavo. C: torno. La risposta giusta è la B: tornavo. Qui siamo nel caso di un'azione lunga, tornavo a casa, che è interrotta da qualcosa che è successo, da un evento improvviso che interrompe quell'azione lunga. In questo caso dobbiamo usare due tempi diversi. Per l'azione lunga usiamo l'imperfetto, mentre tornavo a casa. E per l'azione che interrompe questa usiamo il passato prossimo. Ho incontrato Lucia. Come va? Adesso ci sono le domande un po' più difficili. Vediamo come te la cavi. 11. Non mangio i peperoni perché sono pesanti. Non digerisco. A: li. B: lo. C: gli. La risposta corretta è A: non li digerisco. Questo è un pronome diretto che significa loro, significa i peperoni. Usiamo questo pronome li per sostituire un nome che è maschile plurale. In questo caso il pronome è diretto perché la domanda è digerire che cosa? I peperoni, quindi i peperoni è l'oggetto diretto del verbo digerire. Usiamo il pronome diretto li e non il pronome diretto e non il pronome indiretto gli, che si usa invece per sostituire a lui o a loro. 12. Al tuo posto io subito lavoro. Opzione A: cambio. Opzione B: ho cambiato. Opzione C: cambierei. La risposta corretta è C: cambierei. Questo è un consiglio. Quando diamo un consiglio possiamo usare, come in questo caso, il condizionale cambierei. Per esempio nelle frasi che iniziano con al tuo posto io farei, andrei, o se fossi in te io andrei, farei, o nella tua situazione. In questo tipo di frasi usiamo il condizionale. 13. Bisogna aspettare 2 mesi per avere i risultati esami. A: di. B: degli. C: del. La risposta corretta è la B: degli.
degli esami. Questa è una preposizione articolata. La preposizione è di e l'articolo è gli. Infatti diciamo aspettare i risultati di qualcosa, quindi la preposizione è di, e l'articolo della parola esami è gli, perché è una parola maschile plurale che inizia con un vocale. Di più gli insieme, degli. 14. Sono malata, non vado a lavorare. Opzione A, perché. B, quindi. C, siccome. La risposta corretta è C, siccome. Usiamo questa parola quando mettiamo il motivo all'inizio e non alla fine della frase. Ti faccio un esempio. Posso dire: non vado a lavoro perché sono malata. In questo caso ho messo il motivo alla fine della frase, la causa alla fine della frase. Uso la parola perché sono malata. Ma se voglio dire prima il motivo, la causa, non posso usare perché, devo usare siccome. Quindi dirò così: siccome sono malata, non vado a lavorare. Perché sta nel centro della frase, siccome sta all'inizio. 15. L'ultima. L'insegnante faccio lezione è molto brava. Opzione A, che. B, con cui. C, di cui. La risposta corretta è la B, con cui. In questo caso abbiamo due frasi che uniamo con un pronome per non ripetere due volte la parola insegnante. Non possiamo usare che perché il che si usa quando sostituiamo il soggetto o l'oggetto diretto, ma in questo caso l'insegnante è un'informazione indiretta. Con chi fai lezione? Con l'insegnante. Non risponde alla domanda chi o che cosa, ma risponde alla domanda con cui, quindi è un'informazione indiretta. Per sostituire le informazioni indirette si usa cui. Come fare per capire se usare che o cui? Un modo è guardare se c'è la preposizione. Se c'è la preposizione, allora dobbiamo mettere cui. Con cui, di cui, a cui. Invece, nel caso non ci sia la preposizione, mettiamo che. Com'è andata? Quante risposte corrette hai fatto su 15? Fammelo sapere nei commenti. Non ti preoccupare se alcune tue risposte erano sbagliate, non devi rispondere correttamente a tutto per essere un livello B1 e puoi sempre migliorare, studiare e anche fare i nostri corsi online che ti aiutano proprio per raggiungere questo livello e per fare l'esame B1 per la cittadinanza italiana. Se vuoi studiare con noi, scrivici un'email e guarda tutti i nostri video. Ti aspettiamo. Ciao!